Volete sapere come ho prodotto questo medaglione composto da acciaio tagliato laser e giada piemontese? In questo video andiamo a scoprirlo assieme. Buongiorno cercatori, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete dei miei amici da tempo. In questo video del mercoledì voglio andarvi a raccontare i vari step con cui ho avuto a che fare dal grezzo fino al gioiello. Per gioiello quello che intendiamo oggi è una serie di medaglioni con al di sopra un foglio di acciaio tagliato laser fornito da geometria sacra e invece dall'altra parte una forma convessa tagliata a cabochon di giada piemontese. Nello scorso video quello che ho cercato di trasmettere è l'interesse per questa risorsa lapidea in Piemonte chiamata giada piemontese. Non è nient'altro che una pietra ornamentale, sostanzialmente si utilizza per ornamenti di diversa fattura e con diversi obiettivi. Nel video di oggi la nostra finalità è quella di produrne un gioiello o tendenzialmente quella di aumentare ed enfatizzare la bellezza di un gioiello già esistente. Infatti Geometria Sacra ci ha fornito diversi tagli, sempre questi ottenuti in acciaio mentre questo in ottone, tutti tagliati a laser con diversi disegni. Infatti l'accostamento di questo color acciaio al verde o al verdone della giada può costituire un interessante sviluppo e soprattutto, a mio parere, può enfatizzare la bellezza sia del gioiello tagliato in acciaio ma sia anche della giada stessa. Spesso mi viene chiesto dove trovo le risorse che vi faccio vedere in questo video. Dovete sapere che le località sono segrete, ma all'interno di questi contenuti vi insegno comunque un paio di accorgimenti e vi voglio fornire un paio di consigli per trovare anche voi queste rocce da aggiungere alla vostra collezione. Quando parliamo di valore, infatti, parliamo principalmente di valore collezionistico e quando parliamo di ricerca, di nuovo parliamo di una ricerca con un fine collezionistico e talvolta anche nel mio caso specifico come geologo scientifico. Le rocce che ricerco quindi le vado a trovare lungo gli alvei alluvionali, sono dei ciottoli ed il mio obiettivo è quello di valorizzarli, trasformarli in qualcosa effettivamente di valore. Fatto questo preambolo, dal punto di vista giacimentologico, in caso in cui non sapeste cos'è la giada piemontese, non è nient'altro che una roccia metamorfica, cioè una roccia che ha subito ingenti pressioni e temperature durante la formazione delle Alpi. Di solito in aree chiamate ofioliti e alle volte si trova in ciottoli alluvionali dispersi lungo i fiumi. Si riconosce per il suo colore verde molto intenso per altre caratteristiche naturali, quali per esempio un'elevata tenacità. Infatti nel passato storico cercavano e utilizzavano questo materiale per farvi dei taglienti, per farvi delle accette, in quanto un materiale molto duro e tende ad essere lavorato con difficoltà, ma tende anche ad usurarsi in moltissimo tempo. Quindi un materiale duro, un materiale tenace, un materiale tagliente oltretutto, molto utile per fare dei coltelli e delle accette. Oggigiorno non ci servono più questi utilizzi di questo materiale e quindi utilizziamo principalmente come materiale ornamentale. Quando parliamo quindi di giada sotto forma di tagliente possiamo riferirci a questo campione. Potete già osservare come abbia delle caratteristiche fisiche molto particolari e sicuramente è quello che anche hanno dedotto i nostri antenati preistorici utilizzandolo però più dal lato pratico. Noi adesso abbiamo tutto il lato scientifico, quindi sappiamo la densità, sappiamo molte proprietà chimiche e fisiche di questi materiali,
ma dovete immaginare che in antichità invece era più che altro un discorso molto pratico. Quando si trova al fiume, però, la giada piemontese non è nient'altro che un ciottolo grezzo, composto sì da diversi minerali, il quale però principalmente noi ricerchiamo la giadeite, nient'altro che un pirossano composto da alluminio e sodio, ad esempio, e all'interno di questi contesti però la giadeite è molto molto rara. Quello che avrete a che fare principalmente sono dei metagabbri più o meno ricchi in cromo. Il cromo fornisce questo color verde acido ad alcuni cristalli, tendenzialmente ai pirosseni. Capite quindi che in Piemonte vi sono molte varietà di giada, ma solamente alcune di queste possono contenere al proprio interno un minerale importante di valore, quale per esempio la giadeite. Spesso e volentieri avrete a che fare con dei metagabbri ricchi in cromo. Il cromo all'interno, come vi ho detto, dei pirossini, e in questo caso specifico si parla più di giada onfacite, una giada meno di valore rispetto alla giada giadeite. Molto raramente però avete a che fare con dei ciottoli al cui interno è presente una varietà importante detta giada giadeite, e soprattutto la giadeite è un minerale molto ricercato. Quindi nel caso in cui trovaste dei ciottoli di un colore azzurrognolo tendenzialmente verso il verde e soprattutto con dei cristalli verdi molto intensi, avete di fronte potenzialmente della giada, ma solamente alcune varietà di questi hanno effettivamente un valore economico potenzialmente sul mercato. Parlando di mercato, già nello scorso episodio vi ho parlato un pochino di questo riscontro economico. Non vi è ancora un mercato su questi oggetti, però in futuro, chissà, vedremo lo svolgersi degli eventi e se vi fosse interesse per questi materiali. Ora voglio raccontarvi quello che faccio quando trovo un ciottolo di questo tipo al fiume. Prima di tutto si inumidisce la superficie, con uno spruzzino per esempio o con dell'acqua. Questo vi permette di ridurre la riflessione dei raggi solari sulle superfici rugose e osservare con maggior nitidezza i colori, e soprattutto questi colori saranno più vivaci. Questo vi permetterà anche di comprendere, nel caso in cui voi foste dei nerd di geologia come sono io, anche le litologie o comunque alcuni minerali. Anche perché dovete sapere che fin tanto che queste rocce non vengono saggiate o tagliate in parte, è difficile capire le strutture al proprio interno. Ovviamente i minerali, in questo contesto si parla di rocce metamorfiche, sono disposti preferenzialmente. Ciò significa che la pressione e le temperature non solo hanno imposto una variazione chimica e quindi da un minerale se ne è trasformato in altri o anche in uno solo, bensì questi minerali sono stati disposti secondo un'orientazione preferenziale a causa delle ingenti pressioni. Queste strutture, dette anche strutture metamorfiche, sono molto importanti, perché nel momento in cui io tagliassi questo ciottolo in una direzione rispetto a un'altra, avrei a che fare con un disegno differente nei due tagli. Questo coinvolge moltissimo l'aspetto estetico di queste porzioni che possiamo apporre sui gioielli.
Quindi quello che abbiamo imparato finora è che le giade potete trovarle lungo i fiumi o in montagna lungo le Alpi, ma i ciottoli, per osservare che sono giade veramente, bisogna inumidirli, e nel caso in cui avete dei dubbi potete anche scrivermi per mail, la trovate qua sotto in descrizione. In ogni caso i saggi, sostanzialmente i tagli o comunque le lucidature lungo gli spigoli, ci aiutano ad avere una finestra all'interno del ciottolo. Logicamente quando parlo all'interno parlo dei primi millimetri rispetto all'esterno, però questi ciottoli devono essere rovinati il meno possibile, perché potrebbero custodire al proprio interno una porzione di valore, e quindi nel momento in cui si va a lavorare per riduzione fino ad arrivare a ottenere, come in questo caso, un dischetto di giada, capite che è molto importante far sì che questo dischetto potenzialmente venga tirato fuori da un unico oggetto. Quindi andando sulle mole, in poche parole, ad abbradere questo ciottolo, nel caso in cui lo tenesse metà, non riuscirei più a tirare fuori un disco di queste dimensioni. Bisogna quindi rovinarli il meno possibile. Questo cubo è molto interessante ed istruttivo, in quanto inumidendo le superfici è possibile osservare la struttura interna tridimensionale e, come potete vedere, vi sono delle porzioni fragili, cioè vi sono delle discontinuità, vi sono delle inclusioni e vi sono delle porzioni nel caso in cui io tirassi una martellata questo cubo potrebbe aprirsi. Queste porzioni tendenzialmente vanno scartate durante i tagli successivi, soprattutto perché non possono essere enfatizzate e non hanno un aspetto estetico interessante, anzi hanno delle proprietà meccaniche nefaste. Ad esempio, nel momento in cui io tirassi fuori un medaglione come questo, da una porzione come questa, lungo questa discontinuità, e mi cadesse per terra, potrebbe aprirsi a metà, potrebbe rovinarsi, potrebbe rompersi. Di conseguenza capite che all'interno del ciottolo non tutte le porzioni sono ugualmente interessanti e soprattutto utili per le successive lavorazioni. È giunta l'ora di tagliare qualche campione raccolto al fiume. Infatti dovete sapere che solamente una volta che questi ciottoli vengono frantumati, ma meglio ancora assaggiati, è possibile osservarne il colore dei minerali costituenti e la loro disposizione nello spazio, cioè la loro struttura. In quest'ottica sto utilizzando una taglierina da banco, la quale mi permette di segare gli angoli, cioè le porzioni tendenzialmente meno spesse all'interno di questi ciottoli. La lampada invece mi permette di osservare la trasparenza di alcuni minerali sempre lungo gli spigoli dei ciottoli tagliati. Ovviamente ci vogliono degli strumenti particolari per effettuare questo tipo di taglio. Infatti le rocce, spesso e volentieri, come in questo caso quando si parla di giada piemontese, sono molto dure e non è facile tagliarle. In questi video voglio farvi notare come successivamente al taglio si riescono a evidenziare alcune delle caratteristiche interne sia composizionali ma soprattutto strutturali. Bisogna in ogni caso evitare zone dove vi sono delle fratture, le quali potrebbero sì farvi anche dei problemi molto gravi durante il taglio. In sostanza i ciottoli potrebbero spaccarsi lungo quelle fratture. In questo caso potete vedere come il taglio l'ho velocizzato addirittura di 4 volte. Ci vogliono molti minuti per un singolo taglio, con strumenti comunque diamantati. Questo è il risultato di un primo saggio dei campioni che ho raccolto durante le mie ricerche nell'arco del 2021. Quello che estraiamo dal rock slabbing non sono nient'altro che delle fette di materiale come queste. Al di sopra ho posto il mio gioiello composto in acciaio e vedete che sostanzialmente col pennone indelebile ho tirato un contorno. Quindi alle molle abrasive via via vado a produrre una superficie convessa. Questa superficie convessa successivamente vado a porla al gioiello ed ecco che siamo arrivati alla fine. Capite quindi da un grezzo si deve studiare bene anche
questi tagli, perché una porzione sarà quella che vedrete attraverso il gioiello e una porzione invece sarà quella che vedrete al di dietro del gioiello, nella porzione posteriore, come in questo caso. Prima però di arrivare a questa struttura convessa vi è ancora una fase detta cabochionatura. Quindi con l'ausilio di dischi verticali, i quali messi in rotazione con l'ausilio di acqua per abbattere le polveri e inoltre ridurre temperatura e soprattutto non rovinare quindi le molle abrasive, si vanno a rimuovere tutti quegli spigoli che, come vedete in questo caso, non sono utili alla forma, e soprattutto si dà questa impressione di convessità. La porzione inoltre deve essere successivamente ancora lucidata, quindi le diverse mole contengono al di sopra dei diamanti di diverse dimensioni, quelli più grandi abbraddono di più e lasciano le righe più profonde, via via fino a quelli più fini in cui si arriva alla lucidatura finale, in sostanza una superficie a specchio. Abbiamo ricercato i ciottoli raccolti al fiume, li abbiamo successivamente saggiati e abbiamo tagliato da essi delle fette di uno spessore variabile, ma di solito di qualche millimetro fino a un centimetro. È ora di ritagliare queste fette in maniera tale da sfruttare, da usurare il meno possibile le successive fasi di lavorazione, in particolare le mole diamantate. Bisogna comunque sempre fare attenzione alle zone con fratturazioni, le quali potrebbero essere pericolose durante questa fase, in quanto il disco è molto sottile e potenzialmente potresti tagliarli. Quindi mi raccomando di non copiare queste riprese a casa, in quanto potrebbero essere problematiche e fornirvi problemi alla salute. In ogni caso, quello che sto facendo in questa ripresa è andare a ritagliare la sagoma, la quale ho deciso precedentemente per farne il gioiello. In questo caso specifico vedete che la velocità del taglio è leggermente più alta del dovuto, in quanto si vedono delle scintille dove vi è contatto tra la roccia e il disco. Ci vuole molto lavoro per arrivare al gioiello finito. Già comunque si può osservare una caratteristica importante della trasparenza dei pirosseni, in questo caso della giadeite. Dalla fetta rocciosa quindi abbiamo estratto questa porzione. Adesso il nostro obiettivo attraverso la cabochionatrice, cioè una macchina che monta delle mole diamantate con diverse dimensioni di diamanti, è andare ad asportare questi angoli. Dapprima c'è una fase chiamata sbozzatura, in cui per mezzo di queste mole diamantate, soprattutto la mola 80 e la mola 220 in questo caso, andiamo a rimuovere abbastanza velocemente, sempre con l'ausilio di acqua, mi raccomando per abbattere le polveri e ridurre inoltre il calore lungo le mole diamantate, gli spigoli. Questi sono alcuni dei primi risultati. Il mio obiettivo è quello di comporre una figura convessa, cioè un cabochon. Via via vado a effettuare la lavorazione lungo le diverse mole diamantate fino a ottenere l'oggetto finito. In questo caso sto cercando di osservare il diametro se è coerente con l'oggetto a cui voglio poi porre sopra il cabochon. Ecco quindi i risultati della mia prima lavorazione. Vi piacciono? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Concludendo quindi questo video, voglio ringraziarvi intanto per la visione, ma per farvi notare come è molto interessante che dalle risorse lapidee normali e come noi possiamo non dar valore a degli oggetti che si possono trovare lungo i fiumi, ecco che attraverso dei processi di lavorazione talvolta semplici, in questo caso ci vogliono di macchinare da diverse migliaia di euro, ma in video futuri sicuramente andremo a trattare anche delle tecniche più fai da te
a minor costo, si possono ottenere, a mio parere, delle applicazioni molto interessanti. In questo caso specifico questo è il secondo video dedicato alla Giada, quindi nel caso in cui ve lo foste persi andate a recuperarvi lo scorso. Però quello che voglio dirvi è proprio cercare di condividere con voi la mia passione, ma soprattutto come è possibile, grazie alla nostra fantasia, riuscire a valorizzare moltissimo delle risorse, in questo caso risorse lapidee. Vedete come già nello scorso video ve l'ho detto, ma lo ribadisco, mentre l'oro tendenzialmente è bello cercarlo e soprattutto nel momento in cui si ritrova e porlo in collezione, invece per le pietre devo dire che c'è qualcosa di più, c'è una scintilla ulteriore, perché possono diventare qualcos'altro, possono diventare in questo caso ad esempio dei bellissimi gioielli. Inoltre potendo porre al di sopra dei disegni con un significato ulteriore, ecco che prendono valore. Infatti non solo un valore economico, ma anche proprio un valore morale, soprattutto nel momento in cui gioielli simili li producete voi stessi, logicamente, c'è anche una soddisfazione ulteriore. Quindi nel momento in cui questo video vi fosse piaciuto, mi raccomando di lasciare qua sotto un commento, di mettere mi piace e l'iscrizione al canale è una mia grande soddisfazione. Ciao ragazzi!